Je cherche trop, je cherche trop. Je cherche, je trouve. Cos'è l'intelligenza artificiale? Ciao, ho riflettuto molto su questa storia dell'intelligenza artificiale. È appassionante. Mi sono informato, ho parlato con degli specialisti, ricercatrici, ricercatori, ho letto articoli, partecipato a conferenze, ho scavato e approfondito. Mi sono spinto fino alla tomba del faraone. Per farla breve, sono andato fino in fondo. Attenzione, è una cosa seria. Abbiamo pensato a voi, poiché vi abbiamo fornito tutte le fonti. In questo modo potete andare a verificare voi stessi e soprattutto approfondire gli argomenti che interessano a voi. D'accordo? Allora ci siamo. Andiamo! Storia degli algoritmi. Gli algoritmi sono ovunque intorno a noi. Suggerimento dei contenuti su Facebook. Algoritmi. Localizzazione GPS che informa del traffico. Algoritmi. Riconoscimento del volto. Algoritmi. Esatto. Ma questi algoritmi cosa sono? Cominciamo dall'inizio. L'informatica. L'informatica ha come oggetto il trattamento dell'informazione in modo automatico, da qui il suo nome. Si avvale di macchine in grado di elaborare dei dati, grazie a degli... Algoritmi. Bravo Teo, molto bene, vedo che segui, mi fa piacere. Ora gli algoritmi, interrompetemi se sbaglio, sono un po' come... una ricetta di cucina. Si tratta di una serie di istruzioni da seguire in un certo ordine per eseguire un compito in maniera automatica. Dicendo in maniera automatica si intende senza aver bisogno di capire o di riflettere. Perfetto per una macchina. Una volta che si ha questa lista di istruzioni, bisogna tradurla in un linguaggio comprensibile dal computer e così si ottiene un programma informatico. I computer eseguono perfettamente e molto rapidamente ogni programma che descrive un algoritmo, il che li rende molto potenti. Del resto, negli anni 50 i ricercatori hanno iniziato a sognare. Hanno immaginato degli algoritmi che rendessero i computer tanto intelligenti quanto gli uomini. Come spiega Nicolas Rouget, ricercatore INRIA, sono stati fatti buoni progressi fino alla fine degli anni 70. Poi la situazione è cambiata, i risultati promessi non arrivavano, i fondi per la ricerca hanno smesso di arrivare e si è assistito al primo inverno dell'IA. 10 anni più tardi ci fu una ripresa, grazie ai sistemi esperti, che hanno tentato di riprodurre il ragionamento di uno specialista, ad esempio un medico, ma era necessario inserire le conoscenze umane all'interno delle macchine, quando invece l'obiettivo era che le macchine imparassero tutto da sole. Ecco che si verifica il secondo inverno dell'IA. Alla fine degli anni 90, un fulmine a ciel sereno. Deep Blue, il supercomputer di IBM, batte il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Nel 2016 un altro fulmine. Un algoritmo di Google batte uno dei migliori giocatori al mondo di Go, cosa che nessuno riteneva possibile da diversi anni. Infatti, la storia dell'intelligenza artificiale è un'alternanza di progressi eclatanti, ma anche di grandi delusioni. Ora ci troviamo di nuovo in fase di crescita. Ma i nostri computer sono diventati intelligenti o no? Bisognerebbe capire e definire chiaramente cos'è l'intelligenza biologica per poter definire di conseguenza l'intelligenza artificiale. Prima essere un giocatore di scacchi eccellente era una prova di intelligenza. Oggi non è più sufficiente, poiché esiste una macchina che lo fa automaticamente. La definizione di intelligenza biologica segue l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. È una domanda molto interessante. Ora tenterò, tenendo tutto in considerazione, di spiegarvi cos'è oggi nel 2020 l'intelligenza biologica. Intelligenza biologica. Contemporaneamente all'intelligenza artificiale sono nate le scienze cognitive che studiano l'intelligenza umana. Queste hanno permesso di identificare i diversi meccanismi che operano nel funzionamento del pensiero. Questo pensiero ci permette di percepire, di parlare, di muoverci, di memorizzare, di ragionare, di pianificare, di essere astratti o creativi per i migliori tra noi. Queste sono le nostre funzioni cognitive. Per simulare l'intelligenza umana, l'idea era di riprodurre le funzioni cognitive. Per riuscirci, i ricercatori hanno optato per due approcci, che sono un po' l'immagine del nostro modo di apprendere, sia per trasmissione di conoscenza, sia per tentativi, a partire dall'osservazione del mondo e dalla sperimentazione. I due sono complementari. L'approccio simbolico prova a imitare il ragionamento logico dell'umano e il suo utilizzo delle conoscenze. Come ci spiega Talita Firmo Drummond, dottoranda INRIA, una certa quantità di conoscenze ci viene trasmessa da un insieme di informazioni, di regole e di procedure. È il metodo preferito per le nozioni scolastiche, come imparare a fare le addizioni, ad esempio. Quando facciamo un'addizione, possiamo spiegare come la facciamo passo dopo passo. Perciò è possibile, poi, scrivere un programma che spieghi alla macchina come procedere passo dopo passo. Così la macchina potrà eseguirlo molto più rapidamente di noi e senza sviste.
Questo approccio ha portato ai sistemi esperti, che cercano di riprodurre il ragionamento di uno specialista, come un medico o un giurista, per risolvere un problema. È proprio questo approccio ad aver avuto il vento in poppa negli anni '80. Altre conoscenze nascono dalle esperienze ed è molto più complicato spiegare come si fanno cose, quali andare in bicicletta o riconoscere un gatto. Vorrei davvero spiegare come si va in bicicletta, ma è pedalando che si impara a pedalare. È necessario fare quell'esperienza. Questo è l'altro approccio, l'approccio numerico o connessionista, che tenta di replicare il modo in cui l'essere umano impara dai tentativi e dagli errori a partire dalle sue esperienze. E questo è l'approccio più al centro dell'attenzione al giorno d'oggi. Sapete, l'apprendimento automatico e le famose reti neurali. Ok, ma non hai ancora risposto alla vera domanda. Che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza biologica? Ora ci arrivo. Frederick Alexander, ricercatore di neuroscienze computazionali, ci dà i seguenti elementi di risposta. Essere intelligenti significa saper rispondere rapidamente a una situazione complessa. Essere intelligenti significa trovare una risposta soddisfacente invece che una risposta ottimale. Essere intelligente significa capire cos'è importante di un'informazione. Essere intelligenti significa sapersi adattare se le condizioni cambiano o reagire a una situazione imprevista. Tutto questo utilizzando una strategia caratteristica degli esseri viventi che mescola emozioni, motivazioni e creatività. La forza e la peculiarità dell'intelligenza biologica, che l'intelligenza artificiale non ha, è la complementarietà di questi aspetti emotivi e logici. Capito, il buonsenso quindi. Se vogliamo, in realtà per evitare le fantasie suscitate dall'intelligenza generale, da cui siamo lontani, sarebbe meglio parlare di intelligenze artificiali al plurale. Tutte le intelligenze artificiali che incrociamo nella vita reale non sono neanche così tecniche e così specifiche. Non possono fare altro che il compito per il quale sono state programmate o configurate. Un programma che batte il campione mondiale di scacchi non sa riconoscere un'anatra. Tuttavia, per un compito specifico, sono super efficienti e spesso molto migliori di noi. Dai laboratori alle nostre case. Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale è entrata di nuovo in una fase di sviluppo esponenziale. Questo grazie all'aumento dei dati disponibili, alla potenza di calcolo dei computer, ma anche all'ottimizzazione degli algoritmi, naturalmente. I programmi di riconoscimento vocale o delle immagini o di traduzioni di cui ci si prendeva gioco ancora qualche anno fa, se ricordate, ormai funzionano in modo stupefacente grazie all'apprendimento automatico. L'intelligenza artificiale è uscita dai laboratori. Ormai pervade e influisce su tutti i settori della società, dalla finanza all'agricoltura, passando per la medicina e l'istruzione, fino alle nostre case. In questo nostro mondo, divenuto digitale, incontriamo e utilizziamo ogni giorno, senza saperlo, l'intelligenza artificiale nei nostri oggetti in uso quotidiano, macchine fotografiche, meccanismi di suggerimenti sui social network, altoparlanti intelligenti. Un mondo di algoritmi. Siamo noi esseri umani che dobbiamo decidere cosa questi sistemi possono fare per noi e non il contrario. Poiché queste tecnologie modellano profondamente la nostra società, è fondamentale comprendere come funzionano.